Il concetto è che non c'è divertimento senza sicurezza. Se vai sulle due ruote, prenditi un airbag. 1824, un anno che a tanti forse non dirà assolutamente nulla, ma agli amanti del bello, del dettaglio e del tempo rievocherà qualcosa di importante. È infatti l'anno che vede la nascita del primo orologio da taschino, meccanica allo stato puro. 1959, un'altra data che non grida, ma per la sicurezza è un punto di svolta. Vede infatti la nascita e il brevetto della prima cintura di sicurezza a 3 punti di ancoraggio. 2 anni differenti, 2 invenzioni differenti, ma con un punto in comune: agire nel preciso istante in cui serve, non un secondo prima, non un secondo dopo. Vi starete quindi chiedendo: ma cosa c'entrano queste 2 invenzioni così diametralmente opposte? Aspettate, tra qualche secondo lo scoprirete. Ciao a tutti ragazzi, io sono Emanuele e oggi, come vedete, siamo da Motorbag, un luogo dove la tecnologia è presente ma nascosta, non si vede, come la tecnologia che c'è in un orologio o in una cintura di sicurezza, che però quando servono sono lì pronte a fare il loro dovere. Oggi però andremo a vedere un aspetto diverso di Motorbag, più intimo, andremo a parlare con le persone che ci lavorano dentro, andremo a scoprire quelle che sono le paure, le sfide che devono affrontare quotidianamente e soprattutto in un'azienda che ha scelto, se vogliamo, di andare controcorrente, prediligendo l'analogico, la tecnologia, la manualità rispetto al digitale. Andremo a scoprire quali sono le paure, le speranze e gli obiettivi di un'azienda che mette la sicurezza di noi motociclisti al centro dell'attenzione. Ciao Fabio, grazie per averci aperto le porte qui di Motorbag. Partiamo subito con una domanda per rompere un po' il ghiaccio. Com'è nato tutto? Cosa ti ha portato a iniziare a creare questa realtà? Allora, devo stare dentro i 30 secondi, immagino. Prenditi il tuo tempo. Io ho fatto ingegneria meccanica, poi ho fatto un ramo di aerospaziale, mi sono concentrato sulla costruzione degli airbag per il collo. E da lì poi abbiamo inventato il generatore di gas, e poi ci siamo appassionati a questa cosa e ho deciso di iniziare a intraprendere questo mestiere. Certo. Quando, innanzitutto, un percorso abbastanza facile, ingegneria aerospaziale immagino. Sì, beh, dipende, io non sarei mai riuscito a fare legge, ad esempio, per me loro dipende dalla... Chapeau, tanto di Esatto, cappello. infatti. Quando hai iniziato, ti sei affacciato su questo mondo, c'erano già degli airbag per i motociclisti o, tra virgolette, siete stati i primi? Allora, c'erano alcuni brevetti che risalivano agli anni 40 addirittura. Quello che mancava era la tecnologia per gonfiare l'airbag prima di sbattere. Mancava quella tecnologia applicabile al corpo umano. E quindi è stato questo che vi ha portato a fare la ricerca verso la CO2, giusto? Esatto, allora è un pochino più complesso. Per semplificarlo, il cuore del sistema, uno dei cuori del sistema è la costruzione del generatore di gas. Quello ci abbiamo messo del nostro. Quindi appunto quando hai iniziato c'erano già dei brevetti, però diciamo sul mercato non c'era niente. Il primo moto airbag come è stato accolto dal pubblico? Allora, me lo ricordo ancora, 2003, cioè l'azienda è nata nel 97 con un primo prodotto che è stato fatto che aveva un generatore di gas, insomma, non eccezionale, però non parliamone male. Poi abbiamo studiato per 5 anni e siamo riusciti a tirare fuori un generatore di gas ad esplosione fredda e nel 2003 siamo usciti con il primo Motorbag rosso. Allora, tecnicamente funzionava bene, esteticamente insomma migliorabile, ecco, mettiamola così. È stato un lungo processo di sensibilizzazione delle persone al fatto che c'è una nuova tecnologia per evitare di farsi inutilmente certo. male. Penso sia un po' come il discorso del casco che è diventato sì. per legge e i motociclisti più storici hanno fatto fatica ad abituarsi all'idea di usare il casco. Bravo, l'idea è questa, nel senso, mentre la differenza fondamentale è che mentre il casco è stato imposto in maniera abbastanza cruenta, mettiamola così, l'airbag non è obbligatorio, tra l'altro non siamo neanche fautori dell'obbligatorietà, deve essere una scelta personale l'airbag.
L'airbag ha avuto un periodo di incubazione, possiamo dirla così, decisamente più lungo, però adesso ci siamo. Beh, giusto. E anche perché immagino che comunque il discorso sugli airbag sia proprio far breccia attraverso i motociclisti puristi che hanno il concetto di dire io andavo in moto senza casco, con l'aria tra i capelli, un po' il simbolo della bella vita. Sì, anche le truppe napoleoniche si vestivano di rosso e correvano contro i cannoni. Adesso c'è una tecnologia per evitare di farsi male. Esatto. Godiamoci la moto e basta, insomma. Ecco, prima nelle nostre chiacchierate off camera Fabio ha detto una cosa importantissima, proprio la funzione psicologica delle protezioni su l'animo di motociclisti, Sì. nel senso che le protezioni ti permettono di essere più rilassato e di goderti meglio la moto. Il concetto è che non c'è divertimento senza sicurezza. Quando hai un equipaggiamento che ti fa stare meglio, Certo. ti godi di più la moto, il paesaggio, riesci a sfruttare magari un pochino la moto. Non significa che bisogna andare più forte quando andare in chiaro. giro. È un'altra sensazione e credetemi, la sensazione di libertà è incredibilmente più alta. In un mondo ormai iperconnesso, ipertecnologico, dove addirittura anche le lavatrici stesse sono smart, come mai la scelta di andare e continuare sulla strada dell'analogico e sulla meccanica di precisione? Allora, dobbiamo separare due concetti, il marketing dalla funzionalità. Certo. Cioè, noi inseguiamo la funzionalità e non il marketing, cioè abbiamo cercato una tecnologia che deve funzionare sempre. Per sempre significa che non deve avere manutenzione e che l'utente finale meno ci mette le mani meglio è. Questa cosa non è propria dei sistemi elettronici, che noi comunque facciamo per la pista, Certo. mentre per la strada abbiamo preferito progettare un sistema dove lo colleghi alla moto e ti godi la moto. Punto, fine. Quindi il concetto di tecnologia non è direttamente legato se è meglio elettronico o meglio Certo. meccanico. La tecnologia serve per risolvere un problema, non per complicarlo. Chiaro. Anche perché qua una piccola digressione, non stiamo dicendo che un sistema è meglio dell'altro, appunto Fabio l'ha già detto, però è necessario fare una distinzione tra gli incidenti tipici della pista, che correggimi se sbaglio sono 3, Sì, scivolata, high side e lo side, Esatto. cioè è difficile trovare la signora, adesso che non me ne vogliono le signore che cercano Esatto. parcheggio, girano a destra senza frecce, cioè insomma queste Certo. cose qua. In pista è un'altra cosa, in strada è un disastro. E in effetti la cosa difficile per chi va a programmare le centraline, anche qui correggimi se sbaglio, per un uso cittadino è che è molto difficile insegnare alla centralina, alla macchina, quando deve esplodere. Sì. Cioè i sistemi elettronici, che ripeto facciamo anche noi, parliamo del nostro. Certo. Ho visto che ci sono degli airbag elettronici veramente eccezionali sul mercato, veramente eccezionali. Parliamo del nostro. Il sistema elettronico reagisce agli incidenti che sono stati precaricati sostanzialmente. Ok. Allora in pista, l'hai detto anche tu, sono tre incidenti, quindi è molto semplice. In strada invece ci sono dei segnali che ti arrivano che sembrano degli incidenti ma non lo sono, quindi la soglia di attenzione diventa un pochino più bassa e ci sono delle complicazioni di un certo livello. Il sistema elettronico ha bisogno di una manutenzione costante, la batteria deve essere caricata. Caricare la batteria. Dico semplicemente che hanno bisogno di più manutenzione. Certo. Invece moto airbag banalmente si lega e si è a posto, non c'è niente. Esatto, allora il nostro limite, ed è la prima cosa che diciamo, è che noi abbiamo questo cavo che abbiamo sviluppato, poi ne parliamo dopo, devi collegarlo e scollegarlo dalla moto ed è un rompimento di scatole e te lo dico subito. Però è lo stesso limite che ha il casco, perché il casco non basta metterlo, lo devi allacciare. Lo stesso limite che ha la cintura di sicurezza. Lo stesso limite, se vogliamo, anche del cavalletto della moto. Quindi Chiaro. tu arrivi e apri il cavalletto della moto. Certo è che se tu arrivi, non metti il cavalletto della moto, la fai cadere 2 volte, vai in macchina, cioè leggi i messaggi, insomma. Mettete i cavalletti alle vostre Esatto, moto. mettete il cavalletto. Adesso ti faccio una domanda quasi da psicologo. Accidenti. Che cosa blocca secondo te oggi nel 2025, con tutte le tecnologie che ci sono, tutte le tipologie di airbag, le persone dal comprarlo? Ah ragazzi, questa è una bella domanda, aspetta. Dunque, il problema è un problema irrazionale che, detto da uno che ha studiato quello che ho studiato, stiamo uscendo completamente dal mio campo, però provo un po' a capire. Siamo nel momento in cui diciamo ci sono le 5 fasi di avvicinamento all'airbag, no?
E la prima è che quando spieghi che esiste un airbag tutti dicono che è un'idiozia, perché se fosse stata una cosa intelligente l'avrebbero già inventata. Certo. La seconda fase inizia a essere la metabolizzazione, cioè esiste un prodotto che effettivamente ti può cambiare la vita. La terza fase che cerchi di capire qual è il migliore che fa per te, e la quarta fase, che è quella che dobbiamo descrivere adesso, si chiama rassegnazione. Ok. Cioè sti 500 euro per l'airbag nostro, anche di altri, Certo. li devi spendere. L'ultima fase, che è quella della confermazione, del tipo che non vai più in giro senza, e dal momento in cui tu hai l'airbag, la cosa simpatica è che tutti gli altri che non ce l'hanno iniziano a essere dei pirla. Oddio, si può dire pirla? Sì. Nostro pubblico è... Ok. Ed è una cosa incredibile. Ora, il blocco, che tutti dicono, il costo, il peso, il colore, si chiamano scuse. Certo, questo è un dispositivo che costa 500 euro e stiamo parlando di poco meno di metà stipendio. Certo. No, non ce lo dimentichiamo. Allora, un airbag pesa tra i 2 kg e i 2,5 kg ed è distribuito su tutto il Su corpo. tutto il busto poi, tra l'altro. Bravo, su tutto il busto. Considera che il casco pesa 1,3 kg, Esatto. ma non è distribuito tutto il giorno. No, anzi, soprattutto poi con le nuove normative 2206 che i pesi dei caschi sono anche aumentati, tra l'altro. Ok, è proprio un problema psicologico. Certo. E noi ogni tanto facciamo questo esperimento con alcuni che conosciamo, o qualche giornalista. Pigliamo l'airbag, lo facciamo andare in giro 10 giorni e poi lo chiamiamo e diciamo: senti, ci rendi l'airbag, è nostro? Beh, chiaro. No. No. Perché? No, mi trovo benissimo, è comodissimo, non lo sento come... Ha detto, eri la stessa persona che 10 giorni prima diceva che pesava, costava, puzzava, non riusciva... Certo. Quindi è solo un problema, diciamo un falso mito che adesso è il momento di... Sì, di confutare. confutare. Esatto. Perché appunto un gesto tanto semplice, quale può essere quello di mettere su un airbag, non facciamo i fatalisti, ma ci siamo scelti uno sport pericoloso, bello ma pericoloso. Se un gesto semplice come allacciare una fibbia sul gancio dell'airbag o collegarci alla sella può far la differenza, perdonatemi il francesismo, ma è da stronzi non farlo. Bravo Emanuele, c'è un altro aspetto che dobbiamo esaminare, che c'è una bella differenza tra incidente, quindi fatalità, Certo. e negligenza. Esatto. Sono due cose diverse. Facciamo un esempio fuori dalla moto. È come scolare la pasta bruciandosi le mani. Quella è negligenza. Perché ci sono le pattine. Un conto invece è l'incidente dove si dice: ragazzi, ha fatto tutto quello che poteva fare. E tra l'altro è una cosa che tranquillizza, insomma, ha fatto tutto. Allora quello è un incidente, c'è una bella differenza. No, è vero. Oppure come scottarsi la gamba con lo scarico, ammetto questa negligenza che quello l'ho è un fatta. tatuaggio. Vero, bravo. Ok, adesso passando all'altra domanda, oggi siamo proprio domande del metaverso. Sì, vai. Tra 5-10 anni, come vedi Motorbag? Qual è la direzione che preferiresti prendere? Allora, tra 5-10 anni mi piacerebbe che il 50% delle persone usassero l'airbag, perché è una consapevolezza che aiuta. Quello che vedo è che magari esteticamente si possono correggere o comunque implementare soluzioni estetiche, magari con estensioni a zone del corpo maggiori o meno importanti di quelle che stiamo facendo adesso. Certo. Io me lo vedo un futuro in crescita. Lo speriamo, che appunto tra l'altro Fabio ha nominato le zone di pericolo del corpo. Praticamente c'è questa tabella, poi correggimi se sbaglio, che prevede un livello di rischio di pericolosità negli incidenti. Va dall'1 al 6, chiaramente il 6 sono le parti più delicate come testa, collo, tutta la parte comunque del tronco e del busto. Esatto, cioè gli incidenti si dividono in due categorie: la probabilità di avere un urto in quella zona e la gravità di danno quando quella zona gli viene ferita. Quando si cade in moto la probabilità di avere un urto alle braccia o alle gambe è molto più alta della schiena o del torace. La gravità che va, come dicevi tu, da 1 a 6 di un trauma al braccio, diciamo 1-3, mentre la gravità di un trauma alla colonna vertebrale, che ha una probabilità più bassa, è 5-6. Certo. Soprattutto il collo è una di quelle zone incredibilmente vulnerabili. La colonna vertebrale in quella parte lì è più assottigliata, quindi più delicata. Chiaro. Adesso io non voglio spaventare nessuno con questa cosa, però questo è il nostro mestiere, è anche giusto che qualcuno lo dica. Esatto.
Infatti consapevolezza, qua non c'è terrorismo, c'è conoscenza e consapevolezza, che sono le cose più importanti per risolvere queste situazioni qui. Certo, questo è il punto. Quando uno sa, deve andare al di là della scaramanzia di queste cose qui, anche perché porta sfortuna essere scaramantici. Vero, confermo. Ok Fabio, allora adesso entriamo proprio nel vivo della vostra tecnologia. Qua abbiamo diversi stadi, se vogliamo, Sì. evolutivi dell'airbag. Spiegaci un po' appunto le differenze. Allora, ok, partiamo dal concetto che gli airbag si dividevano in meccanici e elettronici. Allora, Ok. meccanico significa che il comando di sparo viene dato da un cavo tipo questo qua. Il grande vantaggio di questo sistema è che è difficile che sbagli. Lo svantaggio è che comunque c'è questo tempo di latenza che è misurabile in millisecondi, però esiste onestamente. Poi siamo passati a un sistema elettronico, questa è la nostra elettronica che usiamo per la pista. Il grandissimo vantaggio di questo dispositivo è che ha l'accelerometro, che è un sistema incredibilmente preciso per capire gli incidenti. Allora, noi per cercare di fare contenti tutti abbiamo realizzato il Fastlock, di cui questo è un esemplare trasparente, dove abbiamo mantenuto il sistema meccanico, analogico, zero manutenzione e non sbaglia mai. Però all'interno, vedi, abbiamo inserito un accelerometro analogico. Non solo, ma questo sistema si può spostare nei 3 assi, quindi in realtà realizziamo la terna triassiale come si diceva. Quindi uno si può muovere sulla moto, quando c'è l'incidente questo si blocca. Certo. Ok Fabio, allora prima abbiamo parlato dell'unione della tecnologia digitale con quella meccanica. Spiegaci nel dettaglio cosa intendi, ossia come è stato settato il Fastlock perché sia efficace? Allora, innanzitutto ti dico quanto tempo ci abbiamo messo. Questo è stato un lavoro che ha impiegato quasi 10 anni, quindi non è stata una cosa immediata. Quindi abbiamo realizzato questi primi campioni dove abbiamo inserito un accelerometro elettronico per poi settare l'accelerometro analogico che è qua contenuto. Questo sistema controlla la direzione del movimento, Certo. le decelerazioni, le accelerazioni, quindi praticamente viene segnato tutta una mappatura che è stata raccolta e alla fine abbiamo identificato qual è il valore al quale settare l'accelerometro analogico in modo tale da riuscire ad azzeccare praticamente la totalità degli incidenti. Una volta che l'abbiamo fatto, questo sistema qui non serve più. Certo. Ecco perché Il Fastlock. il Fastlock è senza nulla. I picchi che vediamo all'interno adesso del grafico sono sostanzialmente i picchi di accelerazione, corretto? Esatto, noi vediamo nei 3 assi, quindi alla fine alterna 9 assi, vediamo tutte le accelerazioni lineari, angolari, che servono per definire qual è l'area nella quale il Fastlock deve intervenire. Una volta trovati questi punti, viene settato l'accelerometro e a questo punto il lavoro è al contrario, dobbiamo verificare che l'accelerometro rispetti esattamente i parametri che sono arrivati. Certo. Quindi altro test, l'accelerometro è a posto, a questo punto lo si può togliere. Lo si può togliere, abbiamo il Fastlock classico, che così facciamo appunto anche un piccolo recap per chi sta seguendo il video. Gonfia le 2 sacche che sono 15 litri sulla sacca posteriore della schiena e 10 sulla parte frontale dell'addome in quanti millisecondi? È circa 80 millisecondi. Tra l'altro è quindi un dual airbag, anche perché la pressione di protezione della schiena è un certo valore, la protezione del torace è un'alta, quindi abbiamo sviluppato 2 airbag perché ognuno è dedicato a proteggere una specifica zona. Quando si testa un paraschiena o un protettore in generale, gli si fa cadere sopra una certa massa a forma di cordolo di marciapiede, Okay. si mette il protettore e sotto c'è una cella di carico che ricorda la curvatura della colonna vertebrale, che misura quanta forza ha attraversato il protettore. Quindi più è alta questa forza, peggiore è il protettore. Certo. Ok. Quindi i paraschiena sono di livello 1, vuol dire è il più basso, vuol dire che fa passare più energia e tutta l'energia che passa in più va sulla schiena. Certo, viene trasmessa al corpo. Ok. Livello 2 ne passa meno. Negli airbag questo tipo di livello è stato ulteriormente abbassato, quindi è come se fosse un paraschiena di livello 3, ma che non esiste, Chiaro. o di livello 4 addirittura, che non esiste. Quindi la protezione che offre un paraschiena
diciamo è sicuramente meno efficace di un airbag. Certo. Ecco perché quando si parla di livello 1 e livello 2 dell'airbag stiamo parlando di livelli che sono impensabili per un protettore rigido. Anche perché sui protettori rigidi poi bisogna fare la distinzione tra quelli da inserto, da tasca, che coprono soltanto la porzione centrale della spina dorsale. Insomma, sono tecnologie diverse, l'airbag ha un livello di protezione decisamente superiore. Esatto, infatti, e per essere ancora più semplice, l'airbag adesso esiste una normativa sull'airbag, si chiama 601/4 ad attivazione meccanica e 601/5 ad attivazione elettronica, che sarà il prossimo standard che uscirà a breve. Ok. Quindi l'importante quando si sceglie un airbag è verificare che ci sia questa certificazione. Quello che vogliamo spiegare è che la certificazione serve per l'utente finale. Certo, per essere tutelato e sapere cosa sta comprando. Se un prodotto è certificato, allora vuol dire che protegge. E la certificazione, anche lì bisogna stare attenti, bisogna vedere il pittogramma. Certo. Perché il semplice CE non è sufficiente. Un prodotto CE significa che è un prodotto che non è dannoso. Questi sono CE, ok, il tuo smartwatch è CE. Le banane sono CE, va bene? Stiamo parlando di un'altra cosa. Invece i protettori devono essere EN, Ok. che sono sia CE, ma ti garantiscono che ti offrono protezione. Attenzione, perché Certo. sbagliare su questa cosa qui, insomma, è come... Ed è per questo che appunto è importante leggere le etichette sui protettori. Bravissimo, questo anche sui protettori, ed è obbligatorio che questa etichetta sia visibile quando apri l'airbag. Quindi tu lo apri e deve esserci l'etichetta subito. Allora Fabio, altra domanda, in questo caso è un piccolo promemoria per tutti quelli che magari non hanno ancora un airbag e vogliono saperne di più. Abbiamo detto che il sistema moto airbag è ricaricabile. Spiegaci nel dettaglio cosa significa. Allora, i generatori di gas sono riarmabili. Una volta che l'airbag si attiva per un qualunque motivo, si può rigenerare il sistema cambiando le cartucce di gas. È un'operazione incredibilmente semplice, a prova di errore, che può essere, anzi deve essere fatta dal motociclista e ci vogliono 4 minuti. Se uno la fa in maniera errata, proprio non si può ricaricare. E questo permette a noi e al motociclista di essere sicuro di aver ricaricato in maniera giusta, insomma. Perfetto, ricordiamo una cosa. Tu prima off camera mi hai detto una frase che non ripeterò perché è una sua massima, però chiaramente se dopo un incidente l'airbag ha un buco così nella sacca, è il caso di prendere il telefono e chiamare Moto Airbag. Bravissimo. Allora, prima di ricaricare è opportuno fare quella che si chiama checklist, cioè ti togli l'airbag, ti alzi, ti sistemi, se vedi che ci sono segni di impatto, segni di abrasione, è il momento di mandarlo in azienda. In azienda facciamo tutto, cambiamo solo i pezzi che si sono rovinati, quindi Perfetto. È sempre conveniente ripristinarlo e l'airbag che riconsegniamo è praticamente pari al nuovo. Poi Fabio ci farà magari una piccola panoramica di quello che è il catalogo al momento. Abbiamo detto antipioggia da mettere sopra l'airbag, con gli alloggiamenti necessari per l'esplosione. Bravo. Allora, uno dei limiti, perché mi piace essere chiaro, dell'airbag nostro è che non puoi mettere nulla sopra, perché avendo 2 sacchi airbag, uno dedicato alla schiena e uno dedicato davanti, se si mette lo zaino piuttosto che il parapioggia non nostro, insomma, non si riesce ad aprire a compasso l'airbag. Allora abbiamo deciso, su insistenza di un po' di clienti un po' tanti, di sviluppare un nostro antipioggia che ha una tasca posteriore a frattura prestabilita, cioè non si rompe niente, si apre un velcro che permette l'apertura. E nella stessa maniera abbiamo fatto il gilet fluo, questa cosa che è meglio farsi vedere è verissima. Quindi ad esempio nella versione M1 noi l'abbiamo fatto solo nero, per non perdere il fatto di farsi vedere abbiamo fatto una cover fluo che metti sopra solo quando ti serve, quando non serve c'è la sua bella sacchettina e te la metti in tasca, te la metti sotto la sella. I 2 attuali prodotti di punta di Moto Airbag, che sono il V4 e l'M1, che, correggimi se sbaglio, condividono comunque lo stesso sistema di attivazione. Quando mi chiedono qual è la differenza tra V4 e M1, zero. Dal punto di vista della sicurezza assolutamente montano gli stessi dispositivi. Diciamo che magari con l'M1 vai a fare l'aperitivo un po' tutto pettinato nella Milano bene, sì. Col V4 vai su a Caponord. Sì, e posso dire, ti fai l'aperitivo sullo Stelvio.
Giusto, aperitivo baristi sullo Stelvio, arriviamo. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, hanno sviluppato delle maniche con inserti di protezioni, chiaramente tessuti anti-abrasione, da collegare al V4, che diventa, per il periodo estivo dove stiamo arrivando, a tutti gli effetti una giacca da moto. Bravo, e entriamo in un ultimo punto, che è quello del caldo. Allora, l'aria in questa direzione non passa. Punto, fine. Però abbiamo sviluppato due soluzioni. La prima è il V4, dove l'aria non passa da davanti ma viene pescata dalle maniche. Abbiamo fatto una specie di convogliatore, chiamiamola così, che porta l'aria all'interno del torace, perché il gilet non è completamente aderente al corpo, ma lascia un'intercapedine. Questa intercapedine si gonfia d'aria, che è l'aria che peschi davanti. Mentre nell'M1, che è un gilet, abbiamo fatto una seconda fibbia anteriore che permette di viaggiare con l'M1 parzialmente aperto e quindi peschi molta più aria. Poi ci tengo a precisare che se ci sono 40 gradi, ci sono 40 gradi. Che messaggio vorresti dare a chi ci sta guardando? Allora, che se vai sulle due ruote, prenditi un airbag. Siccome può succedere, e sostanzialmente non è quasi mai colpa tua. Quando vado in moto devo stare attento agli altri. Esatto. Sì, insomma, devo stare attento anch'io, ma devi stare attento agli altri e alle buche o a una situazione che non dipende più da te. Ora, siccome ci sono questi strumenti per non farsi male, perché non usarli? Vero. Quindi l'idea è, cioè il messaggio è: hai la moto? Prenditi l'airbag. Noi abbiamo abbracciato tutti quelli che vanno sulle due ruote, dallo scooter, anche tre, perché insomma o a volte 4, perché c'è il quadro. Esatto. Li abbiamo abbracciati tutti perché il nostro concetto è che quando uno cade dalla moto, il marciapiede non fa nessuna differenza tra quello che gli sta cadendo dalla moto e quello che gli sta cadendo dallo scooter, quindi si cade tutte e due. Esatto. Ora, lo scooterista che è costretto dal traffico a usare lo scooter, poverino, perché non possiamo proteggerlo? E idem per la moto. La moto ancora di più perché hai quest'airbag, hai questa sensazione di grandissima libertà e goditi lo Stelvio con l'airbag, insomma. Esatto, sia in moto che in scooter a sto punto. Certo, e sì. Come hai detto tu, ricordate, il marciapiede equo, picchia tutti alla stessa violenza. Sì, non è che fa distinzioni, poverino, lo scooter allora divento più morto. Esatto. No. Esatto. Allora Fabio, ultima domanda, che però è quella a cui non dico che tengo di più, però ritengo più distaccata da tutto il resto. Cosa ti piace di questo lavoro? Ah, ragazzi, quale lavoro? Hai già detto tutto. Mi piace, cioè questa è veramente, ho avuto la fortuna di poter esercitare al massimo tutto quello che ho studiato. La costruzione, la realizzazione di oggetti, nuove tecnologie, impianti che nessuno mai aveva costruito. Devo dire, è un lavoro eccezionale che auguro a tutti di trovare. Poi una delle più grandi spinte sono le telefonate di gente o le mail di gente che scrive che gli abbiamo cambiato la vita. Insomma, di fronte a queste mail che noi non pubblicheremo mai, certo, perché è un'esperienza loro, non ci appartiene. Insomma, è una gratificazione che va molto al di là del mero business. Poi ho a che fare con delle persone meravigliose, insomma, oltre. No, immagino, ed è la cosa più bella che hai detto, appunto, è il discorso di svegliarsi soddisfatto tutte le mattine di quello che si fa, perché c'è una differenza, man mano che sto andando avanti anch'io nel mio piccolo percorso, tra il lavoro, quello che ti mantiene, e quello che però ti fa sentire vivo, che badate bene non vuol dire non tirar madonne, non avere problemi, non avere preoccupazioni. Sì, certo. Però svegliarsi la mattina soddisfatti è un... E devo dire che questa sensazione l'abbiamo estesa o la troviamo anche in tutte le persone coinvolte in moto airbag, che montano l'attivatore. Ogni persona che monta anche questo pezzo qui e controlla sa che attaccato a questo pezzo c'è la vita di una persona. Ogni sistema ha il seriale, come ti dicevo, tutti i vari controlli, e tutte le volte che succede che arriva un airbag incidentato, noi risaliamo col seriale a chi l'ha montato. Certo. E facciamo una copia della lettera alla persona che ha montato questo airbag, perché certo, fisicamente è il responsabile di aver costruito un airbag che ha salvato una persona. che è una soddisfazione. È bello, sì.
Va bene Fabio, io ti ringrazio per la gentilezza e per quasi sentirsi a casa ogni volta che capita di venire qua, e ti ringrazio per il tempo che ci hai Grazie a te dedicato. Emanuele, e, insomma, spero di averti trasmesso anche la passione che abbiamo nel nostro lavoro. Sì, posso assicurarti che è passata. Negli ultimi anni ho avuto modo di vedere da vicino il lavoro di Fabio e di tutta Motorbag ed ho sempre visto una costante, una visione, chiara, ostinata, precisa. Una visione che non è alla ricerca di consensi, ma di soluzioni, che migliora la propria idea anno dopo anno, senza però mai perderne l'anima. Motorbag non è solo un progetto, è una missione, ancora prima di essere un business. Proteggere chi sceglie la strada, chi la percorre, sia in moto che in scooter. La lezione che mi porto dietro è semplice, anche se è difficile da realizzare. Trasformare la propria passione in un lavoro, perché le cose fatte con passione non solo si vedono, si sentono. Grazie per avermi seguito in questo viaggio. In descrizione troverete tutti i link relativi a Motorbag, così se avete curiosità potete chiederle direttamente a loro. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è la prossima azienda che vi piacerebbe scoprire da vicino. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video e buona strada. Ciao!